Ciao Plitipitesse, buongiorno, qui il vostro Silvio del canale Silvio Omane e benvenuti su Builders of Greece, un city builder ambientato nell'antica Grecia. E perché no? Anche uno stile così, quindi incentrato più sulla costruzione piuttosto che su battaglie o cose del genere, secondo me non l'abbiamo mai provato, però noi non ci facciamo mancare nulla, per cui volevo cimentarmi in questa esperienza. Come sempre cominciamo subito il nostro video, appunto. Allora, abbiamo qua tre scenari, anzi tre opzioni a parte carica partita, due opzioni, gli scenari e la modalità sandbox. Ok, io proverei a questo punto a fare scenari perché dobbiamo, almeno io devo imparare ancora un po' le meccaniche del gioco e assolutamente dopo che avremo imparato le meccaniche, quindi facendo tutti gli scenari, magari se la serie può piacere potremmo farci una bella sandbox, quindi creando una nostra città. Sarebbe bello creare una bella polis, una bella colonia, magari sulle vostre istruzioni, precise istruzioni, le darete a voi persino il nome, vi consiglierete in questo viaggio, sempre se la serie su Builders of Greece può piacere oppure no. Bene, allora andiamo in scenari, ne abbiamo tre. Abbiamo nuovi inizi, epoca della guerra e nascita e democrazia. Come sempre, cominciamo dalle basi, quindi nuovi inizi. The island is already visible on the horizon, and after such a long voyage, it is good to finally feel the solid land under your feet. Fertile soils, virgin forests teeming with game, rich deposits of raw materials, and an azure ocean so abundant with fish they almost swim into the nets themselves. It is not an island, but an untouched paradise bathed in the sun, our new home. Although... Ok, vecchio babbione può bastare, faccio adesso io un po' di commentari. Partendo da umili origini guiderai il tuo popolo passo dopo passo, raggiungi numeri di popolazione vertiginosi, ospita elementi più brillanti, erigi meraviglie monumentali e soprattutto mantieni in salute le tue casse, altrimenti un debito schiacciante porterà alla tua rovina. Condizioni di vittoria: raggiungi una pietra miliare, megalopoli. Condizioni di sconfitta: debito di 5.000 o più. Ok, cominciamo subito costruendo un'agora, che è il nostro fulcro principale della nostra colonia, e quindi potremo mettercela qui centrale. Quindi agora costruita, costruisci cottage tetes e costruisci il sentiero per collegare le tetes ad agora. Perfetto. Allora io direi a sto punto di intanto circondare la nostra agora con i sentieri, quindi ottimo. Adesso dobbiamo costruire 5 tetes. Perfetto, io pensavo comunque di fare un unico corridoio grande che si affaccia qui sul mare. Dopo vediamo se c'è, oltre che il sentiero, abbiamo anche piazzale dove si può anche costruire sopra, comunque rendere la città un po' più carina da guardare. E direi di fare comunque la nostra città fatta su quartieri, secondo me è tanta roba. Quindi prolunghiamo il sentiero che parte da qui, cercherò di fare una cosa più simmetrica possibile. Costruiamo le nostre case. Carino che per ogni struttura ha il suo perché e anche la propria descrizione. Secondo me questo valorizza molto il gioco, a parer mio. Ok, abbiamo messo in costruzione 5 case. Our small colony needs wood to be able to develop. Let's build woodcutters' huts, set up a sawmill, and Ok,
Quello che il vecchio Babbione vuole farci notare è che dobbiamo adesso cominciare giustamente a trovare le nostre materie prime. E quindi ci chiede di costruire la capanna del taglialegna e costruire segherie. E poi produci assi 0 di 6. Ma questo succederà ovviamente quando avremo costruito le suddette strutture. Quindi io direi di far partire il sentiero nord, arrivare qui fino alla zona boschiva, sperando che sono restato dritto. Assolutamente sì, perfetto, ne sono molto lieto. E a questo punto io farei comunque un doppio sentiero, così separo meglio i quartieri, quindi a posto, mi piace. Quindi edifici di produzione, capanna del taglialegna, uno, e due. Colleghiamo sempre tutto da sentieri. Ecco qua. Come potete vedere, quando ho piazzato la segheria, comunque sì, segheria, comunque la capanna dei boscaioli, e vedete questo grigliato qui. Questo perché queste strutture sono particolari, in quanto fanno crescere, come potete vedere qua, già le piante, quindi già gli alberi, e poi verrà ricavato il legno. Qua mi dice nessun accesso al magazzino, quindi dobbiamo costruirne per forza uno. Quindi uffici amministrativi, magazzino, e direi di farlo qui in testa. E adesso dobbiamo costruirci pure la segheria, quindi edifici di produzione, materiale di costruzione e segheria. E la segheria potremmo metterla a fianco del magazzino. A posto. Costruito il magazzino, adesso finalmente i nostri boscaioli stanno lavorando. Beh, carine anche le texture, eh? Bello, 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 mi piace. Finirei di costruire il quartiere. Il quartiere pensavo di farlo un 3x3, però lasciando sempre il buchetto in mezzo. Fatta storta. Ops. Tutto il nostro quartiere, guardate, tanta roba. Di poveracci, ma tanta roba. Let's ensure full tables and a growing number of residents. Hunting and fishing will... Ok. Giustamente per poter mantenere una colonia e farla anche prosperare, oltre i bisogni materiali, quindi per quanto riguarda materie prime, quindi legno, assi, pietra, eccetera, 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 questi poveri cittadini dovranno pur mangiare qualcosa. Ecco perché ci chiede di costruire capanne di caccia, capanne del pescatore e raggiungere la popolazione di 150. Quindi io direi di tirare giù il sentiero, questo qui, edifici di produzione, edifici
amici della pesca, quindi abbiamo fatto le 2 capanne dei pescatori e ci mettiamo pure un magazzino. Voilà, e la prima parte è fatta. Mentre per quanto riguarda la capanna di caccia, le capanne di caccia, io direi comunque di farla qui nella zona boschiva, che secondo me ci sta. E abbiamo pure il magazzino nelle vicinanze, quindi cosa vuoi di più? Edifici produzione, capanna di caccia. Quindi 1, e 2. Colleghiamo sempre il tutto con dei sentieri e ecco fatto. Adesso dobbiamo raggiungere la popolazione di 150, quindi dobbiamo andare avanti a costruire case. Quindi le prossime case farò speculare a quelle che abbiamo fatto a fianco all'agora, quindi ne farò altrettante dall'altra parte. Quindi cottage tete. Fatto tete. Oddio, mi è scappato un meme, scusatemi. Va che spettacolo. 147, The 140. next steps on the road to the greatness of Comunque, quello che vecchio Papione volevo dire, adesso che abbiamo aumentato i nostri cittadini all'interno della nostra colonia, potete vedere che adesso il numero di reddito che entrerà nelle nostre casse sta aumentando, cioè diventerà sempre maggiore. Quindi maggiore abbiamo la nostra popolazione, maggiore reddito verrà poi incassato. Ecco, siamo già a 57, quindi è tantissima cosa. Nuovi inizi. Qua ci chiede adesso di costruire una cava di pietra, una cava d'argilla, un'officina di ceramica e produrre della ceramica. Quindi, allora, il giacimento di argilla l'abbiamo visto che è qui, quindi edifici produzione, materiale di costruzione, cava di argilla. La facciamo qui, mentre l'officina di ceramica la metteremo qui. Cava di pietra, abbiamo 2 giacimenti qua che ci stanno guardando, 1 e 1 2, tanto ne facciamo 1, quindi cava di pietra. E come sempre qua io direi di aggiungerci anche un altro magazzino. Ottimo, mi piace quello che sto vedendo. Tanto stiamo costruendo ancora, stiamo producendo ancora della ceramica, cioè guardate ancora le texture. Signori, è tanta roba, tanta roba. Dai, non dovete camminare, dovete battere a fiacca e non compenetrarvi nella sabbia. Vabbè. our humble colony is growing day by day, and now we aspire to become a true village. Let us strengthen our foundations and bring comfort to those who have chosen to live under our guidance. Ok, raggiungi una pietra miliare, villaggio. Per raggiungere lo stato di villaggio dobbiamo avere nella nostra colonia 400 cittadini e ne abbiamo a malapena la metà. Quindi io andrei avanti comunque a costruire edifici, quindi altri quartieri, quindi direi di andare avanti qua intanto, quindi doppio sentiero, così separiamo un altro quartiere come si deve. Ok, l'abbiamo fatto doppio. Cottage 1
Disoccupati 139, adesso li faccio sgobbare. Intanto io direi anche di costruirci ancora un'altra, perché vedo che la cava di pietra è un po' a rilento. Siamo arrivati a 350, adesso vediamo quanto saliamo. Madonna, il nostro denaro intanto è sceso. È sceso. Our community is beginning to desire more sophisticated goods. Ok, abbiamo cambiato, come vedete adesso non siamo più una colonia, bensì adesso siamo un villaggio. Abbiamo raggiunto i 400 cittadini. Come potete vedere abbiamo sbloccato una serie di strutture, quindi abbiamo la casa dei costruttori, la noria, il campo di tiro con l'arco, la caserma, la panetteria, la piantagione di vite, la fattoria di grano, il mulino, la casa dell'erborista, la cantina, la casa del guaritore e l'esche. In poche parole il baretto. E qua adesso vecchio Babbione ci chiede di costruire la fattoria di grano, il campo di grano, il mulino e la panetteria. Quindi dobbiamo cercare un bel posto su dove piazzarci. Io direi di farla qui, che è abbastanza spoglia, così ci avviciniamo anche più a questi giacimenti che sono di argilla e pietra, quindi diciamo che è anche una buona cosa. E voilà. Adesso qui noi potremo cominciare a costruire i nostri campi e le nostre panetterie, così possiamo sfruttare anche questo magazzino e quindi risparmiamo anche un po' di risorse. Allora, per prima cosa, prima di fare il pane ci vuole il grano, quindi andiamo su edifici di produzione, cibo e prodotti agricoli. Andiamo su prodotti agricoli e fattoria del grano. Ecco, ci starebbe anche qua, però vabbè. La facciamo qui, seguita a ruota ovviamente dal mulino, che lo farei qui a fianco, e dalla panetteria. Perfetto. Qui intanto possiamo già crearci i nostri campi di grano. E dormi sepolto in un sacco di grano, in un campo di grano. Quindi direi farlo qua. Before we raise a joyful toast to our development, we must take care of the vineyard, the winery, and a comfortable place for feasting. Properly processed wine grapes will provide a wonderful drink, and Lesha will allow us to celebrate in the atmosphere of shared joy. Let our citizens feel pride and the exquisite taste of success. Vecchio ubriacone mi vuole pure il vino! Il vino! Quindi dobbiamo farci la piantagione di vite, il campo di vite, la cantina e il baretto. Quindi edifici di produzione, prodotti agricoli, piantagione di vite. A questo punto direi di farla qua, ci siamo pure perfetti. Quindi andiamo su edifici di servizio. Cantina. E direi di farne 2 di cantine, perché questi qua sono greci, quindi sono ubriaconi sfegatati.
Facciamo 2 cantine. Qui adesso creiamo il nostro campo di vite. Mentre per quanto riguarda il baretto non lo farei qui perché è nostra zona produttiva, anche perché credo che, ecco, infatti è un bene di servizio, luogo di incontro dove i cittadini possono bere qualcosa e rilassarsi per tornare al lavoro con piena energia. Oddio, quando sei ubriaco marcio non so quante energie c'hai, fornisce riposo ai residenti della zona. Per forza vai in coma etilico, ma a parte quello ha un ampio raggio. Ha effettivamente un ampio raggio. Quindi potrei mettere 2 lesche, una per settore. Quindi una possiamo metterla qui. Clean water and access to natural medicines are the foundation of citizens' health care. Build a Noria to ensure a constant supply of water, invaluable also in case of fires, and with the help of herbalists and healers, you will prevent many diseases and give residents a sense of security. Ok, vecchio babbione adesso vuole che costruiamo la noria, la casa dell'erborista e la casa del guaritore, però abbiamo un problema di fondo adesso. Ci manca legno adesso. Quindi io direi intanto di farci altre capanne del taglialegna, quindi materiale di costruzione. Facciamo una qui. Ah, zoom. Accidenti. Ruotiamo. E ruotiamo. No. Guardate che roba. Si tengono bene i pezzenti ubriaconi, Intanto guardate lì. Le nostre viti e il nostro grano a distanza. È bellissimo, è bellissimo. Quando vedo queste cose qua ti riempiono di una gioia immensa. Ottimo. Adesso dobbiamo costruirci la casa dell'erborista, che credo sia su prodotti agricoli. Eccola qua, infatti. Quindi è considerata tipo fattoria. Il profumo delle erbe alleggia costantemente in questo edificio. Qui gli erboristi coltivano le erbe che vengono utilizzate per la produzione di medicinali e il trattamento dei cittadini. Se non lo sapete, Builder of Greece lavora che dice che va bene, tu stai costruendo la tua polis, man mano che vai avanti le esigenze dei tuoi cittadini aumentano, però anche le difficoltà, quindi c'è anche il rischio del diffondersi di malattie e di epidemie. Quindi ricordati di costruire anche degli edifici per prevenire questi fattacci. Quindi casa dell'erborista, e direi comunque di farla a fianco a quella del grano, così abbiamo colture erbacee da una parte e colture arboree dall'altra. Mi piace. Adesso dobbiamo costruire la casa del guaritore, che credo che invece sia edifici di servizio, se non erro, infatti, e anche la noria. Quindi nel frattempo che noi aspettiamo di poter costruire la casa del guaritore, ci facciamo subito la noria. Cosa? Quanto spazio comprende il lavoro? Molta area di servizio. Potrei anche utilizzare anche questo, i buchi vuoti, però vedo un po' sprecato perché comunque ci vuole anche sentiero, quindi direi di farla facciamo una qui. Ottimo, sono molto felice. Poi a caso mai questi buchi vuoti ci metterei una decorazione o qualcosa in particolare.
Ok, perfetto. Manca solamente all'appello la casa del guaritore. Quindi edifici di servizio. Medico! Devo aspettare perché non c'ho abbastanza soldi. Sono povero come lo sterco. Bellissimo, benissimo. Wow! Anche questo ha un notevole raggio. Quindi direi di farla. Una qui che ci sta giusto, perfetto. A questo punto ne facciamo. Our settlement is developing at a very satisfactory pace, but some lands are still in the hands of bandits, preventing us from further expansion. Prepare to drive them out of the occupied territories. Build barracks and a shooting range to gain access to recruiting your own military force. Only in this way will we regain land and freedom to develop. Ah, adesso vecchio babbione ci chiede invece di fare caserme. Ah, caserme. Però a questo punto, obiettivamente, io direi di fare questa parte di costruzione per il prossimo episodio, sempre se questo video verrà apprezzato, ovvero noterò che verrà apprezzato. Quindi prossimo video costruiremo le caserme, ci faremo il nostro primo esercito e andremo a fare il cosiddetto deretano a strisce ai 4 accampamenti di banditi che sono qui a nord. Detto questo, oblitesse, se il video vi è piaciuto, se la serie, quello che spero che sarà una serie, vi piaccia, appunto, mettete un like, commentate per supportarmi il canale, la serie e anche il sottoscritto. Iscrivetevi alla pagina Facebook ufficiale che trovate il link in descrizione, e sempre il link in descrizione, come dico tutte le volte, se volete giocare con me, anche per giocare anche qualsiasi gioco, che magari anche per divertirci in compagnia, c'è anche il server Discord ufficiale, la Coinonto Nexus, link sempre in descrizione. Detto questo, io vi auguro una buona giornata e ci vedremo per un prossimo video. Ciao a tutti quanti!